Amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo nuovo aggiornamento di Calciomercato Inter. Domenica 13 luglio ne approfittiamo per condensare in pochi minuti le notizie principali del momento, partendo però dal regolamento, perché ogni anno, arrivati a questo punto dell'estate, più o meno da 5 anni a questa parte, facciamo questo punto della situazione sul mercato con dei ragionamenti dove partiamo dalla composizione delle liste Serie A e liste Champions League per tentare di anticipare quello che potrà accadere da qui in avanti. Semplificando moltissimo, vi evito tutta la lunga spiegazione, l'Inter, come le altre squadre, deve andare a registrare una lista di 25 calciatori per la Serie A e 25 calciatori per la Champions League, che potranno poi essere impiegati quindi durante le competizioni. Chi è fuori da questa lista, semplifichiamo, non può essere impiegato. Ci sono dei vincoli nella composizione di questa lista, per esempio i 4 giocatori che devono essere formati nel vivaio dell'Inter, i 4 giocatori che devono essere formati in vivai italiani, e tra Serie A e Champions League ci sono delle differenze importanti su come vengono considerati formati nel vivaio determinati giocatori. In più in Serie A c'è anche il vantaggio di poter inserire in maniera illimitata giocatori nati dopo il 1° gennaio 2003, andando proprio ad estremizzare. Quindi, per farvi capire, l'Inter potrebbe addirittura arrivare in Serie A ad avere 40 giocatori, se vuole, sto estremizzando, se ai 25 giocatori di base aggiunge 15 calciatori nati dopo il 2003. Ma sto chiaramente estremizzando per farvi capire. L'anno scorso il limite era, diciamo, gli under erano giocatori nati nel 2002, quindi Aslani, per esempio, figurava tra gli under, mentre quest'anno non lo è più. E allora la situazione attuale della rosa dell'Inter è differente e ci porta a fare anche dei ragionamenti. Vi condivido la lista intanto, che poi nel club di Passione Inter teniamo sempre aggiornatissima. È una lista che al momento io ho riportato in questo modo, tagliando tutti quei giocatori che sono in trattative per uscire dall'Inter, da Sebastiano Esposito ad Aleksandar Stankovic, Buchanan, Valentin Carboni, giocatori che immaginiamo saranno in uscita e usciranno dall'Inter a breve. La situazione allora è questa: in Serie A in questo momento l'Inter è precisamente, diciamo così, dentro i paletti del regolamento con questa composizione. 3 portieri, Di Gennaro, che è vivaio Inter, e 2 portieri che vanno nella categoria altro, cioè Sommer e Josep Martinez. 6 difensori più 1, cioè Bastoni, Darmian, Acerbi, De Vrij, Bissek, Pavar. 6 difensori più Palacios, che va negli under e quindi non viene conteggiato. I centrocampisti: Di Marco, Frattesi, Barella, Zalewski, Zielinski, Aslani, Sucic, che va negli under, essendo lui 2003 come Palacios, Cialanoglu, Carlos Augusto, Dumfries, Mkhitaryan, Luis Enrique, e 5 attaccanti con Pio Esposito nel vivaio Inter, Bonni, che è un vivaio Italia ma interessa poco, comunque l'Inter aveva già raggiunto il numero di vivaio Italia, Taremi, Lautaro Martinez e Thuram, sempre con l'asterisco da tenere su Taremi, ma tra poco ci torneremo. Con questa composizione l'Inter attualmente ha la lista Serie A completa, 25 posti su 25 più 2 giocatori under che non creano problemi. In Champions League invece la situazione è un po' differente e bisogna fare dei ragionamenti e dei discorsi, perché l'Inter, non avendo appunto a disposizione gli under che vanno fuori dal conteggio, si ritrova quindi ad avere in questo momento 27 calciatori, esclusi già quei giocatori che vi ho detto che sono in partenza. 27 calciatori dove tra l'altro sono soltanto 3 i vivaio Inter. Questo significa che al momento l'Inter vede ridursi i posti disponibili da 25 a 24. Il conteggio è semplice: l'Inter al momento in Champions League ha 3 calciatori di troppo. 3 calciatori che secondo me, diciamo, almeno 2 sono facilmente tagliabili, con tutto il rispetto per questi calciatori, ma sono giocatori che puoi tagliare senza ragionare sul sostituto. Mi riferisco a Christian Aslani, dove l'Inter ha già preso un Sucic in più e quindi Aslani fuori, Sucic dentro, siamo numericamente lì e quindi si può ragionare sul taglio di un altro giocatore che è nella lista in partenza, e appunto Palacios, che non rientrava nei piani dell'Inter e dubito che possa essere reintegrato, almeno in questo momento la sensazione sembra questa. Quindi sono 2 giocatori che puoi tagliare e non ti creano problemi. Resta comunque un giocatore di troppo in questo momento, visto che scenderesti a 25 con però 24 posti disponibili. E visto quello che è successo l'anno scorso, ne stavamo parlando anche nel club di Passione Inter, verrebbe da pensare eventualmente a un Taremi in questo momento che andrebbe fuori dalla lista, o
l'anno scorso è stato Correa, quindi il quinto attaccante al momento andrebbe fuori dalla lista. Ditemi un po' se siete d'accordo col mio ragionamento, vi invito anche a cliccare sul tasto iscriviti, visto che non ve l'avevo ancora detto, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, tasto iscriviti così non vi perdete anche i prossimi contenuti. Il discorso del quinto attaccante ci porta a fare poi dei ragionamenti sulle notizie di mercato che stanno circolando in queste ore. Perché sul quinto attaccante stanno esplodendo a livello mediatico delle bombe sempre più clamorose dal mio punto di vista. In settimana il nostro Simone Frizza in un contenuto aveva già parlato di alcuni nomi che erano poco verosimili, almeno per il momento. Per esempio l'ipotesi Nkunku, anche in Francia, anche in queste ore, hanno parlato sì di un interessamento, di qualche contatto tramite degli intermediari per un giocatore che però, ecco, oltre all'interessamento non si è andati avanti. Oppure anche Asensio, il nostro Simone diceva sono abbastanza scettico sull'ipotesi Asensio, infatti dopo qualche ora se ne va al Fenerbahce. Adesso il Corriere dello Sport sgancia la bomba Loïs Openda dell'Ipsia, giocatore di 25 anni, estremamente interessante anche per il tipo di progetto che vuole portare avanti l'Inter e per le caratteristiche che l'Inter sta cercando, giocatore che quest'anno ha avuto una flessione in termini di rendimento dopo una stagione in cui aveva praticamente sfiorato i 30 gol con il Lipsia. Quest'anno anche il Lipsia comunque ha avuto qualche difficoltà in più, ma ha segnato sui 13-14 gol, ha fatto qualche assist in più, una decina, 12, qualcosa del genere, però è un giocatore che comunque ha dei numeri importanti in un Lipsia che è vero che vende, ma non svende, ha pagato questo calciatore 40 milioni di euro 2 anni fa. Non so quanto sia credibile presentarsi oggi all'Ipsia in questa fase del mercato con 30-35 milioni e pensare di portarsi a casa un giocatore di 25 anni che può ulteriormente valorizzarsi in questo momento. Un giocatore che tra l'altro ha avuto degli interessamenti anche dalla Premier League, quindi ha un certo tipo di mercato. Quindi da tenere d'occhio. Anche se, devo dire, questa cosa ve la metto qui ragazzi e poi dopo la approfondiremo nelle prossime settimane, perché a me in settimana è stato fatto un nome per il mercato dell'Inter, su cui l'Inter si sarebbe informata che al momento mi ha lasciato qualche perplessità, che va in una direzione comunque di tante altre voci che stanno circolando in questo momento, però mi prendo del tempo per approfondire questa questione e ne riparleremo più avanti. Vi dico però la mia impressione, vi voglio dire un po' la mia opinione al momento. L'Inter evidentemente sta lavorando su una quinta punta, su un altro attaccante da poter aggiungere, si sta tenendo informata su vari profili. C'è chi dice che possa essere una mossa per cautelarsi in caso di rottura con Marcus Thuram, cosa che però io vi smentisco da settimane. Adesso poi vediamo cosa succede più avanti, ma al momento per me Thuram è più dentro l'Inter. Si può stare relativamente tranquilli, ecco, su questa questione. Credo quindi che l'Inter si stia tenendo informata per muoversi poi concretamente più avanti, cioè in pieno agosto, ad agosto inoltrato, quando possano spuntare delle vere e proprie occasioni con caratteristiche di questa seconda punta barra trequartista di qualità di cui tanto stiamo parlando da settimane, che arriverebbe al posto di un Taremi che inevitabilmente però deve uscire. Poi su questo tema del trequartista seconda punta ci torno perché stavo pensando anche ad un'altra cosa, magari però ci torneremo alla fine del contenuto. Prima parliamo dell'altro nome veramente caldo del mercato dell'Inter, che è quello di Leoni, che resta assolutamente un obiettivo dell'Inter, nonostante lo dicevamo la settimana scorsa, se il Parma è partito da 20, è arrivato fino a 30-35, addirittura adesso c'è chi dice 40 milioni di euro di valutazione, ti sta dando un'indicazione del fatto che non lo vuole vendere questo giocatore, quindi è un'indicazione abbastanza forte. C'è da dire dall'altro lato che la Gazzetta dello Sport soprattutto, ma non solo, è il giornale che più di tutti sta spingendo su questo obiettivo dell'Inter, soprattutto sul fatto che l'Inter, dopo aver speso già quasi 70 milioni di euro con i vari acquisti fatti, si sarebbe tenuta una trentina di milioni con cui vuole andare a prendere Leoni. Questa notizia arriva soprattutto dalla Gazzetta, ma non soltanto. All'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club c'è stata una bella discussione in cui diversi tifosi del club si sono chiesti ma è giusto o no andare a puntare così tanto su Leoni come se fosse l'unico difensore disponibile. Io qui lascio a voi i commenti, poi ne riparleremo in diretta alle 19:30, quindi fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Io ritorno sul tema Leoni ricollegandomi però al discorso delle liste che facevo in apertura. Leoni, cerco anche di ricondividervi la lista, ha un grande vantaggio, nel senso che
è giovanissimo, è nato nel 2006 addirittura, quindi anche lui in Serie A lo aggiungi tranquillamente. È un giocatore in più, va negli under, non ti occupa degli slot. Quindi da un punto di vista delle liste lo puoi andare a prendere senza particolari problemi, della lista Serie A almeno, e probabilmente anche da un punto di vista economico, perché poi le altre cessioni che l'Inter sta portando avanti serviranno molto probabilmente per ragionare di più sull'attaccante al posto di Taremi. Il problema anche qua però è nella lista Champions League, come dicevamo, perché già ora hai un attaccante di troppo. Leoni, che fai? Lo prendi e poi lo lasci fuori dalla lista Champions League? Lasci fuori l'attaccante che prende il posto di Taremi, un giocatore che probabilmente hai preso proprio per usarlo in Champions League? Ho delle difficoltà, francamente, su questa idea, su questa ipotesi. Quindi, da qui, secondo me, ditemi che ne pensate anche voi, nascono le voci delle ultime ore secondo le quali l'Inter sta valutando di far scattare questa clausola rescissoria per rescindere il contratto di Acerbi in questo momento. In tanti lo stanno dicendo. Per quello che so io, l'idea che mi sono fatto io sulla base delle notizie che abbiamo raccolto, l'Inter, anche per riconoscenza e, diciamo, rispetto, tra virgolette, non vuole far valere questa clausola probabilmente così in modo unilaterale, cioè ti rescindiamo il contratto, arrivederci, grazie. Non credo. Però magari ne discute con lo stesso giocatore e si valuta appunto di trovare un compromesso, un punto d'incontro attraverso questa clausola che era stata inserita. A quel punto quindi Leoni prenderebbe il posto di Acerbi e mancherebbe poi un solo giocatore da dover tagliare dalla lista Champions, da capire poi eventualmente come si lavorerà in questo senso. Restano comunque altre 3 questioni aperte, secondo me, su questo mercato, e vi condivido questa rosa che abbiamo fatto vedere più volte anche in settimana con i vari semafori sui giocatori, anche se alcune situazioni si stanno delineando, stanno cambiando. Per esempio la posizione di Bissac secondo me è sempre un po' più fuori dal mercato, considerando che le offerte di cui tanto si è parlato continuano a non arrivare. C'è la situazione Frattesi sempre da delineare. Denzel Dumfries ha ancora questa clausola rescissoria attiva fino a fine mese evidentemente, e lo teniamo d'occhio. Taremi rimane in uscita ma non ha ancora delle offerte convincenti. La situazione Sommer da tenere sotto osservazione con l'Inter, che di fronte a delle offerte le valuterebbe. Palacios lo consideriamo fuori, Carboni verso il Genoa, Sebastiano Esposito dall'offerta del Cagliari, ma forse aspetta la Fiorentina, ma comunque anche lì potrebbe portare quei 7-8 milioni che fanno comodo soprattutto per reinvestire su un attaccante. Buchanan in uscita con il Sassuolo, si è parlato ma deve dare il via libera il giocatore. Su Aleksandar Stankovic c'è stata la questione clausola di cui tanto si è parlato in queste ore, in questi giorni, lo teniamo ancora in sospeso. Con il Club Brugge c'è stato un po' un irrigidimento sul tema del riacquisto per l'Inter, che lo vuole vendere ma con la possibilità di riacquistarlo lo vedremo presto. Comunque, quali sono le 3 questioni che restano aperte in questo momento? Il vice Bastoni, perché chi farà il vice Bastoni? Noi al momento continuiamo a mettere Carlos Augusto con Zaleschi che si alterna con Di Marcoli a sinistra. Siamo sicuri che sarà questo? Serve un vice Bastoni? È una questione aperta. Seconda questione aperta, le possibili partenze più pesanti da sostituire. Io ho fatto dei nomi, tra virgolette, minori in questo momento. C'è il discorso di Dumfries che ho accennato prima, c'è il discorso soprattutto Akan Çalhanoğlu, il discorso chiuso oppure no. Io continuo a percepire dall'Inter l'idea che se Çalhanoğlu va in ritiro e la questione col Gala o con qualunque altra squadra non si risolve prima del ritiro, l'Inter lo toglie dal mercato, se lo tiene e va a ricucire la questione. È chiaro che un'eventuale partenza di Çalhanoğlu impone delle riflessioni che in parte abbiamo già fatto. Tra l'altro la scorsa settimana, ragazzi, ho fatto un contenuto in cui parlavo dei possibili sostituti di Çalhanoğlu e vi avevo parlato anche delle caratteristiche di Xhaka. Avevo fatto anche un discorso su Xhaka, che oggi sulla Gazzetta dello Sport viene identificato come potenziale obiettivo dell'Inter, visto che è una possibile partenza low cost al Bayer Leverkusen dopo essere stato cercato dal Milan e dalla Juventus. Non mi sembra francamente un nome caldo, anche se su Xhaka io ho già detto la mia nel contenuto che trovate sul nostro canale e vi invito a recuperarlo. Terza questione aperta, appunto quella delle cessioni minori che stavamo dicendo, che devono essere completate per andare a sfoltire la rosa e completare poi i vari reparti con quello che serve. Quindi ci aspetta ancora un bel po' di roba, diciamo così, sul mercato dell'Inter. L'idea che mi sono fatto io sull'Inter che sta nascendo 25-26 è quella
di un'Inter comunque rinnovata, perché stiamo vedendo dei giocatori, diversi giocatori che verranno inseriti, anche se non sarà quella rivoluzione che forse tanti tifosi pensavano e si auspicavano. È una rosa che va in direzione, diciamo della possibilità di avere più soluzioni tattiche a disposizione. È una rosa che può fare più cose, probabilmente può evolversi quindi anche durante la stagione. Stavamo discutendo l'altro giorno anche sulla possibilità, per esempio, di evolvere verso il 3-4-2-1, adesso butto lì giusto un esempio, con Bonnì, per esempio, che possa essere anche uno dei 2 alle spalle di una prima punta, o anche Luis Enrique eventualmente, preso sì per giocare a destra, ma anche per giocare sotto l'attaccante, forse? Delle ipotesi. Comunque è un Inter che ha diverse caratteristiche da poter mettere dentro. Poi sui nomi so già che tanti tifosi non sono d'accordo sui nomi presi, eccetera, però ragionando sulle caratteristiche, secondo me sta nascendo appunto un Inter che può fare varie cose e può evolversi durante la stagione. È una squadra che ha anche iniziato un percorso di ringiovanimento, perché tutti gli acquisti fin qua sono stati giovani, allo stesso tempo forse non vuole essere un ringiovanimento estremo, perché da qui, ecco, arrivano secondo me le scelte su giocatori come Carboni, Aleksandar Stankovic probabilmente, che in tanti di voi mi hanno scritto nei commenti vorrebbero tenere all'Inter, ma se decidi di prendere Leoni e di avere Leoni al centro della difesa, magari Stankovic in mezzo al campo, Esposito, Carboni in attacco, ecco, può essere visto secondo me come un rischio, così tanti giocatori giovani alla prima esperienza di alto livello in tutti i ruoli fondamentali della squadra, nella spina dorsale della squadra. In ogni caso, Kivu ha delle armi da poter sfruttare, perché lui che è un allenatore comunque che cambia, che ha dimostrato nella sua giovane carriera comunque di avere in mente varie cose, comunque ha già fatto vedere di poter fare cose differenti, di poter cambiare anche dentro la stessa partita. Si gioca un pezzo importante della sua carriera anche lui ed è un elemento nuovo che viene inserito in un contesto che aveva bisogno di novità e quindi azzera un po' delle gerarchie, non ha quella riconoscenza per il vecchio ciclo che potrebbe essere dannosa anche in alcuni momenti e quindi potrà anche cambiare diverse cose andando anche ad inserire magari un po' prima alcuni giocatori giovani se stanno meglio e se lo meritano, perché il discorso è sempre quello, far giocare chi davvero lo merita, cosa che invece ogni tanto abbiamo un po' criticato ad un Inzaghi che, io ripeto, per me è stato un valore aggiunto di questa Inter. Tra le cose che poteva migliorare non ha fatto l'inserimento di giocatori nuovi, di giocatori giovani e in alcuni momenti del finale della scorsa stagione giocatori che forse stavano meglio, erano più in palla, erano più dentro il mondo Inter, avrebbero potuto cambiare qualcosina, magari soprattutto in campionato. Però fatemi sapere un po' voi che cosa ne pensate, questo ragionamento, ditemi la vostra. Nel club di Passione Inter continueremo a discutere di questi argomenti perché alcune cose, per non dilungarmi troppo, non le diciamo qui, ne parleremo nel club e allora vi aspetto su passioneinter.club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.